Secondo voi è nato prima l'uovo o la gallina? A detta di Borges e di Calvino sembrerebbe l'uovo cosmico. Per Calvino l'inizio fu tutto in un punto, come recita il titolo di un suo breve racconto, e quel punto per Borges si chiama Aleph, come la prima lettera dell'alfabeto ebraico, che indica anche il numero primordiale, il numero che contiene tutti gli altri numeri. In quel punto per Borges si trovano senza confondersi tutti i luoghi della terra, visti da tutti gli angoli. Quello che vi propongo questa sera è un viaggio dalle origini del mondo all'economia circolare, attraverso 5 parole chiave che useremo come appoggio per spostarci da un punto all'altro. Le 5 parole sono caos, vuoto, zero, ordine, economia circolare. Bene, partiamo. All'inizio e per primo venne a essere il caos, e da esso tutto trae origine, racconta Esiodo nella sua Teogonia. Quindi all'origine di tutto c'è il caos. Ecco la nostra prima parola chiave. Ma cosa intendiamo per caos primordiale? Generalmente traduciamo questa parola greca come disordine indifferenziato da cui a un certo punto si origina il cosmo, il mondo ordinato. Ma è corretta questa lettura? La vita è un passaggio da uno stato di disordine a uno stato di ordine. Forse è giunto il tempo di abbandonare questo pregiudizio e per farlo ci facciamo aiutare dal significato etimologico della parola caos, che ha così stretta assonanza con il verbo greco kaino, che significa spalancarsi, o con la parola greca casma, che significa voragine, abisso. Ed è proprio questa l'immagine con cui apre il racconto della creazione nella Bibbia. Le tenebre erano sopra l'abisso. Quindi all'origine per primo venne a essere il caos, la voragine, l'abisso, il vuoto. Ecco la nostra seconda parola chiave, vuoto. Gli studi di astrofisica ci dicono che non esiste un sistema più rigidamente ordinato, regolato e simmetrico del vuoto. Quindi all'inizio e per primo venne a essere il caos, la voragine, l'abisso, il vuoto, e cioè un sistema perfettamente ordinato e regolato. Ma a un certo punto, in qualche modo, questo vuoto perfetto e regolato si inceppa. Qualcosa all'improvviso irrompe e in quel momento l'ordine si frantuma in un istante e la piccola fluttuazione quantistica comincia a gonfiarsi a dismisura. Che l'universo intero provenga dal vuoto, o per meglio dire che sia ancora oggi, tuttora, un sistema vuoto che nel tempo ha subito una metamorfosi, sembra essere l'ipotesi più convincente della moderna cosmologia, dice Guido Tonelli nel suo libro Genesi, il racconto delle origini. L'energia totale dell'universo infatti è nulla, come quella di un sistema vuoto, e questo ha molto in comune con lo zero, la nostra terza parola chiave. Furono gli indiani a conferire al concetto di zero vuoto le proprietà di numero, ispirandosi al sistema posizionale dei babilonesi. Ma se per gli indiani e poi per gli arabi il concetto di zero vuoto era fondamentale, per i greci era terribile, perché sfida la logica. Moltiplicare infatti un qualsiasi altro numero per zero significa condannarlo alla nullità, e non va meglio se dividiamo per zero. Produciamo un assurdo logico, l'infinito. E per i greci, per i quali l'ideale di perfezione è costituito da una sfera sempre uguale a se stessa nello spazio e nel tempo, ma soprattutto finita, il concetto di zero vuoto equivale a una bestemmia. Come può il vuoto contenere l'infinito? E su questo paradosso la nostra civiltà occidentale sembra essere andata in tilt. Da una parte infatti ha costruito quasi un tabù sullo zero inteso come vuoto, horror vacui, paura del vuoto, per cui siamo costretti a riempirci di cose, a riempire il tempo, a riempire ogni spazio, perché a ben vedere la paura del vuoto evoca la paura della morte, il nostro essere creature mortali. E per contrastare la paura della morte, la società occidentale ha costruito e si è appoggiato sulla narrazione del di più e meglio, fino ad abbracciare il mito della crescita infinita. Ma è possibile una crescita infinita su questo nostro mondo finito? Per rispondere ci facciamo aiutare dalle 2 leggi della termodinamica. La prima legge dice: in un sistema isolato, un sistema cioè che non scambia né energia né materia col mondo circostante, come il nostro universo, l'energia complessiva rimane la stessa.
può passare da una forma all'altra. Per esempio, quando ci sfreghiamo le mani, l'energia cinetica si trasforma in energia termica, ma complessivamente l'energia non cambia. Il secondo principio aggiunge e precisa: in un sistema isolato l'energia termica passa sempre da un corpo più caldo a un corpo più freddo. Quindi, in obbedienza al primo principio, l'energia complessiva dell'universo si conserva pur passando da una forma all'altra, ma in obbedienza al secondo principio il suo potenziale per raggiungere e fare un lavoro utile diminuisce inesorabilmente e questa perdita di utilità si chiama entropia. Da qui discendono due semplici verità: i sistemi naturali tendono inevitabilmente al disordine. La seconda: nei sistemi naturali non è possibile la crescita infinita. L'organizzazione, la straordinaria complessità di ogni forma di vita, infatti, è ampiamente bilanciata dal disordine che si crea dal progressivo consumarsi del Sole. Ricapitolando, gli esseri viventi, i sistemi naturali tendono inevitabilmente al disordine e per contrastare questa tendenza si è imposto l'ordine imperativo della crescita infinita, unico ordine possibile. Ed ecco la nostra quarta parola chiave: ordine. Ma forse è giunto il tempo, anche in questo caso come per i miti dell'origine, di abbandonare il pregiudizio dell'ordine. L'economia circolare potrebbe essere una narrazione differente per contrastare e sovvertire l'ordine della crescita infinita, a patto di sfidare questo ordine fin dalla radice. Uno studio nel 2017 ha proposto 10 R di strategie di economia circolare, proponendo anche un ordine ben definito, dalla R più virtuosa alla R dopo la quale c'è la discarica. Ve le mostro: ripensare, riparare, riciclare, ricondizionare, riusare, recuperare, ricontenere, rifiutare, riconvertire, ridurre. Ora vi chiedo, secondo voi, qual è la R che apre la lista, la R più virtuosa? Emerge e ripensare. E vi chiedo, qual è quella che la chiude, dopo la quale c'è la discarica? Riconvertire, riciclare, diversità. Bene, la maggior parte delle persone a questa domanda pone la parola rifiutare in ultima posizione, decima, perché la lega la parola rifiuto, cosa di zero valore. Ebbene, proprio questa parola scartata diviene testata d'angolo e anche parola di scandalo, perché è proprio la R rifiutare che apre la lista delle strategie possibili, ma la apre non come R1, ma come R0, come l'Alef, come il numero primordiale che contiene tutti gli altri numeri. È una R generativa. Solo se sappiamo dire di no, solo se abbiamo il coraggio di disobbedire al sistema che ci propone l'unico ordine possibile della crescita infinita, possiamo mettere in campo nuovi ordini di valore e mettere nel giusto ordine le R dell'economia circolare. Ed eccoci giunti all'ultima parola del nostro viaggio: economia circolare. L'economia circolare, prima di essere una questione tecnica, economica o scientifica, è una questione di postura. Da quale punto di vista scelgo di guardare il mondo? La Terra vista dalla Terra è pressoché piatta, lineare. E se cambio punto di vista? La Terra vista dall'universo sembra una piccola navicella spaziale, ha detto nel 1968 l'economista Kenneth Boulding. Ed esattamente come in una piccola navicella spaziale, le risorse che sono al suo interno sono date, limitate. E così pure i rifiuti che noi andiamo a produrre rimangono all'interno della nostra navicella Terra con tutto il loro carico materico. Sulla nostra navicella Terra non è possibile una mentalità lineare: estrarre, produrre, consumare, gettare. È necessaria una mentalità circolare, come circolare è la forma della nostra navicella Terra. Ma cosa significa? Torniamo alle nostre R. Innanzitutto, come abbiamo detto, bisogna avere il coraggio di rifiutare la narrazione dominante che ci impone l'unico ordine possibile della crescita infinita. Poi ripensare il nostro modo di produrre, di consumare, ma anche di rapportarci con gli oggetti. Dobbiamo per forza possedere un bene per poterlo utilizzare, o possiamo per esempio affittarlo, noleggiarlo o condividerlo. E poi ridurre la produzione di sprechi, di rifiuti, magari comprando sfuso, ma anche ridurre la produzione di beni inutili e superflui, ridurre l'utilizzo di materia vergine e fossile. Rifiutare, ripensare e ridurre.
le nostre 3 R metodo, cui seguono le 5 R vita, le 5 strategie che permettono di allungare la vita di un bene, innanzitutto riusando e quindi valorizzando il mercato dell'usato, ma anche donando, scambiando. E poi ricontenere. Questa parola non esiste in italiano, ma noi ci siamo presi licenza poetica e l'abbiamo coniata apposta per contrastare l'imperativo dell'usa e getta così forte nel mondo degli imballaggi, per cui un bene che è nato per contenere deve continuare a contenere, ricontenere appunto, da una bottiglia a una coppetta mestruale. E poi riparare, e per questa R servono competenze antiche come competenze nuove, saper riparare un paio di scarpe, riparare un PC. E ancora ricondizionare, e quindi sostituire parti vecchie con parti nuove, aggiornate in un telefonino o in una lavatrice. E infine riconvertire, cioè dare un nuovo utilizzo a un bene non più funzionante, per esempio una vecchia camera d'aria di una bicicletta che diventa una cintura, oppure quando lo scarto di una filiera produttiva diventa input in una nuova filiera. Pensiamo alle vinacce, bucce e semi d'uva che diventano input e risorsa per fare una crema per il viso. E infine le R trasformazione. Quando in mano non ho più un bene ma un rifiuto, devo recuperarne il valore materico attraverso il riciclo e solo in ultima istanza recuperarne anche il valore energetico attraverso il recupero energetico. Siamo partiti dalle origini e abbiamo capito che non possiamo più riferirci al nostro universo come al cosmo, mondo ordinato, contrapposto al caos, mondo disordinato. A rigore dovremmo parlare di caos cosmico, dice Guido Tonelli. Possiamo allora dire che ci sono ordini e disordini e disordini. Ci sono ordini che mettono in risalto la bellezza della diversità e ci sono ordini che schiacciano l'essere a un'unica sola verità. Ci sono disordini che evocano paure ancestrali e ci sono disordini che permettono stelle nuove di nascere. Così l'economia circolare. Può essere una dottrina per ribadire l'ordine della crescita senza fine, oppure può essere un invito al disordine, a guardare da un'altra prospettiva, perché come diceva il filosofo, bisogna avere il caos dentro di sé per partorire una stella danzante.